Benvenuti nel video dedicato al modello Moda 29. È una blusa con volant applicati agli incavi. Prendo il primo volant numero 6, questa parte arrotondata, tolgo il cartamodello, segno con la X il tessuto rovescio, questa parte arrotondata la rifinisco con la taglia ai cuci col punto che viene chiamato rullino. Ecco qua, eseguito il punto con la taglia ai cuci. Questo punto qua si può anche eseguire con la macchina da cucire e il piedino quello orlatore. A questo punto prendo questo lato del volant sul rovescio, quindi dove avevo fatto la X, e vado a riportare questo margine sul tessuto, dalla A alla B. Riportato con il gesso i margini del cartamodello, ora vado con la macchina da cucire ed eseguo 2 cuciture parallele alla distanza del segno che ho fatto con il gesso, 3 mm, una a destra e una a sinistra del segno fatto con il gesso. Questa parte va arricciata, quindi faccio con la macchina da cucire il punto più lungo della macchina da cucire e con una tensione molto bassa, così poi mi dà la possibilità di tirare i fili e arricciare. Ecco qua il punto eseguito con il punto più lungo della macchina da cucire, non ho saldato né all'inizio né alla fine e ho lasciato tipo 10 cm. Prima di andare a tirare i fili per formare la ricciatura, devo sapere quanto questa misura mi deve diventare e per avere la misura precisa devo prendere il modello davanti numero 1. Qui c'è il punto A, vado a misurare dal punto A alla spalla quanti centimetri vengono, quindi misuro e faccio la somma con la parte numero 4 fianchino dietro, dalla B sempre alla spalla. Faccio la somma di queste due misure. Fatta la somma, prendo il mio volant, vado a controllare lui quanti centimetri sono, poi tiro i fili e prima di distribuire la ricciatura porto la misura che mi interessa. Quando ho ottenuto la misura che mi interessa, i fili faccio dei fiocchi, in modo che se ho bisogno di arricciare di più o di allentare la ricciatura ho la possibilità. Per arricciare devo tirare i due fili, in questo caso tiro i fili che sono sopra. Mi raccomando, molto importante, se tiro i fili sopra non devo più poi andare a tirare quelli sotto. Così tiro entrambi i fili, mi si forma la ricciatura, tiro sia da una parte che dall'altra e la porto alla misura che mi interessa. Ho controllato con il metro e ho ottenuto la misura che mi interessava. Ora prendo i fili che ho tirato, li taglio un po' e faccio un fiocco sia da una parte che dall'altra. Ecco qui la ricciatura è distribuita. Si fa la stessa identica cosa sull'altro volant. Preparati i primi due volant numero 6, li metto da parte un attimo e vado a prendere il dietro fianchino numero 4 e segno con il filo da imbastire e il lago la lettera contrassegnata, il puntino contrassegnato dalla lettera B e il puntino contrassegnato dalla lettera D, entrando perpendicolare, faccio uscire l'ago sotto e taglio il filo lasciando qualche centimetro, così. Questa operazione l'eseguo sia per questo punto che per il davanti numero 1, dove ho il puntino con la lettera A, il puntino con la lettera C e segno anche questa pince. Segno questo punto, questo e la punta, sempre col filo da imbastire, entrando perpendicolare. Segnati i punti della parte dietro il punto B e il punto D, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa e altrettanto faccio per il davanti numero 1, segnati con i 3 punti, i vertici della pince, il punto A e il punto C, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. I 3 punti della pince li vado a unire sulla stoffa con la riga ed il gesso.
sia questo lato del mio corpetto davanti che il lato dietro. Prima di separare le due parti del davanti vado a tagliare la pince qui in mezzo perché va inserito il primo volant e la vado a tagliare 1,5 centimetri più in basso rispetto al segno portato con la marca, questa rossa. Sarebbe il punto A, sarebbe questo punto qua. Quindi io vado a tagliarla 1,5 centimetri al di sotto della lettera A. Misuro per avere un riferimento e la taglio in mezzo, tutti e due gli strati del davanti. Ora posso togliere gli spilli e separare le stoffe. Prima di togliere il cartamodello del dietro fianchino numero 4 ho riportato sulla stoffa anche l'inizio, qui dove c'è l'incavo, l'inizio e la fine, questo pezzettino qua. Ho inserito l'ago qui e qui, in questi due punti qui. E altrettanto sul dietro centrale numero 3 ho segnato l'inizio, questo punto e questo punto finale, non dove c'è la X, il punto finale. Così. Prendo la parte del davanti numero 1, ecco qui, aperta. Questo è il rovescio del tessuto perché vedo il segno del gesso delle pinze, lo giro in modo che il tessuto dritto sia verso l'alto. Prendo il dietro fianchino numero 4 che ho destra e sinistra, questo contrassegnato con la X è il rovescio, questo è l'altro rovescio. Prendo il dritto, questo fianchino, giro dritto contro dritto, perciò vado a questa parte, vado a mettere assieme la spalla. Attenzione, devo posizionare questo punto con la marca rossa su questo punto. Qui ho messo la marca, ma da questa parte posso utilizzare anche l'estremità, ma è molto importante posizionare questo punto con questo. Questo è l'incavo. Quindi blocco con gli spilli, poi cucio a macchina e rifinisco anche la spalla. Altrettanto faccio dall'altra parte con l'altro fianchino, prestando attenzione sempre a questo punto che deve coincidere perfettamente con questo. Bisogna cucire e rifinire con la taglia e cuci. Bloccato con gli spilli, misuro il margine di cucitura, lo riporto con il gesso e il metro sul tessuto, eseguo una cucitura a macchina e rifinisco i margini di cucitura. Vi ricordo che i cartamodelli TT-CAD sono cartamodelli su misura. Il margine sotto, che è quello della pince, che in questo caso è molto simile al margine di cucitura della parte sopra, è perché ho utilizzato alcune misure, le mie misure proprie. Alcune persone potrebbero trovarsi questa pince molto più ampia e perciò molto più spazio, e quando andate a tagliare il tessuto a metà della pince potete trovarvi molti più margini o meno margini, perché dipende appunto dalle misure che avete. Messo assieme la parte del fianchino con la parte del davanti, cucito e rifinito con taglia e cuci, ma si può rifinire anche con zig zag. Ora prendo il dietro centrale numero 3, la X mi sta a indicare che questo è il rovescio, apro, questo è il dritto del tessuto. Prendo la spalla qui in alto e la vado a mettere assieme a questa parte del davanti, questa parte del dietro con questa parte del davanti e questa con questa, prestando attenzione sempre a questo segno fatto con la marca che mi coincida con questo punto della spalla del davanti. Uguale per questa parte, questo punto deve coincidere con questo punto. Metto assieme, quindi sono dritto con dritto, blocco con gli spilli. Bloccati con gli spilli, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello e lo riporto con il gesso sul tessuto.
Poi sulla linea del gesso cucio a macchina e rifinisco i margini con zig zag o taglia e cuci. Cucito e rifinito anche le spalle e la parte centrale. Questo è il dritto del tessuto e mi trovo sul davanti. Ora prendo un volant e lo vado ad applicare sul dritto del tessuto partendo dal segno, questo dove avevo la marca, e devo arrivare su questo segno. I margini di cucitura della parte dietro sono uguali, identici ai margini di cucitura del volant, mentre per la parte davanti bisogna prestare attenzione al segno fatto con il gesso, perché il segno fatto con il gesso della pince bisogna posizionarlo a metà delle due cuciture fatte prima. Quindi prendo, lo apro così con il dritto e posiziono. Questo è il dritto del volant, parto con l'inizio, questo, e lo posiziono dove ho il segno, sempre aiutandomi con gli spilli. Lo spillo e qui dietro devo vedere il segno con il gesso. E dietro lo devo posizionare perfettamente sul segno del gesso, così. Vado subito a bloccare anche la fine del volant, quindi questo punto, questo è il fianchino del dietro, con questo punto. In questo caso metto margine con margine perché so che sono uguali e gli spilli li metto sempre all'interno. La spalla che era cucita l'ho anche stirata con il margine rivolto verso il dietro. Una volta che ho bloccato con gli spilli il volant, vado ad imbastire. Per vedere la continuazione di questo video, nel PDF informativo di questo modello trovi il link per la seconda parte.